Amici di Battista70 Phone, buongiorno. Oggi vi parliamo di Realme P4 Lite 4G, uno smartphone economico pensato per chi cerca un display grande, autonomia e praticità quotidiana. Non è un telefono pensato per chi cerca potenza 5G o fotocamere di alto livello. Per quanto riguarda il prezzo, per la versione 428 parte da 239 e scende al lancio a 159. Durante l'Amazon Prime Day scende a addirittura 129. La variante da 4256 invece parte da listino a 259, scende a 179 al lancio e durante il Prime Day arriva addirittura a 139. In confezione, oltre ad una comodissima cover in silicone, possiamo trovare il pin per l'estrazione delle SIM, il cavo USB-C e la manualistica. Dal punto di vista estetico, Realme P4 Lite 4G prova a sembrare più curato del suo prezzo. Le colorazioni sono Titan Grey e Pulse Purple, con quest'ultima decisamente più particolare. Il nostro sample è proprio nella versione viola, che dà al telefono un'identità più riconoscibile. Le dimensioni sono generose, circa 166,48 x 78,23 x 8,38 mm, con un peso intorno ai 208 grammi. Non è quindi uno smartphone compatto, anche perché la batteria da 6600 mAh incide sulla struttura. Il frame piatto aiuta però la presa e dona un aspetto più moderno. I materiali restano economici, quindi niente vetro o metallo, ma la sensazione in mano non è povera. Sul retro troviamo un'isola fotografica ampia e lucida, più scenografica che tecnica. Davanti invece il notch a goccia e il bordo inferiore marcato ricordano subito la fascia di prezzo. Buona la presenza del lettore di impronte laterale e del jack audio da 3,5 mm, ormai sempre meno comune. Il display è uno degli elementi più importanti di questo telefono. Troviamo un pannello LCD da 6,8 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 120 Hz. La diagonale ampia rende comodi social, video, chat, navigazione web e tastiera. Inoltre i 120 Hz aiutano a rendere più fluido lo scorrimento tra menu, app e schermate. Non siamo davanti a un pannello premium e la risoluzione HD+ si nota soprattutto su testi piccoli e dettagli fini. Su una diagonale così grande un Full HD avrebbe dato più pulizia visiva. Però questa scelta aiuta a contenere consumi e prezzo, due aspetti centrali per questo modello. La tecnologia LCD non offre neri e contrasto da AMOLED, quindi nei contenuti scuri il limite si vede. La luminosità arriva fino a 900 nit e all'aperto il telefono resta utilizzabile. In più AI Outdoor Mod migliora la leggibilità in esterna, mentre il DC Dimming aiuta a ridurre l'affaticamento visivo. Sotto la scocca troviamo Unisoc T7250, una piattaforma pensata per l'uso quotidiano. Va bene per WhatsApp, social, browser, YouTube, chiamate, video e giochi leggeri. Non bisogna però aspettarsi prestazioni da medio di gamma nei gaming spinto. La versione provata offre 4 GB di RAM con espansione virtuale fino a 8 GB aggiuntivi. La RAM virtuale aiuta un po', ma non cambia la natura economica del prodotto. La memoria arriva fino a 256 GB ed è la variante che consiglieremmo perché offre più margine nel tempo. Manca il 5G, quindi bisogna accontentarsi del 4G, che comunque resta adeguato per l'uso quotidiano. La batteria da 6600 mAh è il vero punto forte, copre la giornata senza ansia e può andare oltre con un uso leggero. La ricarica però si ferma a 15 watt, quindi i tempi sono lunghi e conviene caricarlo con calma. L'audio punta più sul volume che sulla qualità, lo speaker si sente bene, c'è la modalità 300% ultra volume, ma bassi e profondità restano limitati. Il software è basato su Realme UI con Android 16, con un'interfaccia ricca e abbastanza semplice da usare. Non è Android stock, quindi troviamo più personalizzazioni, più funzioni e anche qualche app preinstallata. Il sistema resta però ordinato e adatto al pubblico di questo prodotto. Le icone sono grandi, i menu si raggiungono facilmente e le scorciatoie rapide aiutano nella gestione quotidiana. Inoltre il display a 120 Hz rende più fluida la navigazione nell'interfaccia. Tra le funzioni interessanti c'è anche Mini Capsule, che mostra informazioni rapide nella parte alta dello schermo. A questo si aggiungono gesti aerei e pulsante dinamico, utili per richiamare azioni rapide. Ci sono anche funzioni AI leggere come AI Eraser, AI Clear Face e AI Image Matting. Non fanno miracoli, però aiutano con modifiche rapide prima di condividere una foto. Realme parla inoltre di buona fluidità per 48 mesi, anche se manca una politica dettagliata su update major e patch. La fotocamera è la parte meno ambiziosa di Realme P4 Lite 4G. Dietro troviamo un sensore da 8 megapixel, mentre davanti c'è una fotocamera da 5 megapixel. Già dalla scheda tecnica si capisce che Realme non ha puntato su questo comparto. Con buona luce gli scatti sono sufficienti per WhatsApp, Telegram, Instagram Stories e foto rapide. Vanno bene per documenti, oggetti, piatti, paesaggi semplici e momenti veloci. Quando la luce cala però il rumore aumenta e il dettaglio scende in maniera molto evidente. Manca anche una vera versatilità perché non ci sono ultra grandangolare o teleobiettivo. La selfie camera segue la stessa logica, va bene per videochiamate e selfie veloci ma nulla di più. Le funzioni AI aiutano un po' nella modifica degli scatti, però non possono compensare i limiti fisici dei sensori. Anche i video sono adatti a clip semplici, messaggi e social, meglio se registrati con buona luce e mano ferma. In conclusione, il giudizio su questo telefono si basa molto sulla sua fascia di prezzo, infatti
a listino, a prezzo di listino diventa molto difficile da consigliare, in promozione scende, quindi diventa più facile da consigliare, e con le offerte del Prime Day ancora di più. In sintesi, quindi, non è un telefono per avere prestazioni da top di gamma, fare foto di alta definizione o giocare in maniera pesante. È un telefono con un display grande, una praticità quotidiana e tanta autonomia. Con questo abbiamo concluso. Un saluto da Edo per Battista70.